Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo dopo tanto tempo tutti e tre insieme. Mi fa ridere questa cosa, perché è difficile trovarci tutti e tre insieme. Esattamente, per un'occasione speciale, perché oggi è la Befana. Non so se da voi è venuta, in caso non fosse venuta, è arrivata adesso perché vi ho portato una calza. Grazie. Non ci sono dolcetti, o meglio, Un po' vuota però. i dolcetti ci sono, quindi se volete... Ops, piccolo spoiler, se volete gustarveli, Sono contento. magari non mentre facciamo il video. Perché? Perché la calza di WeDrive è ricca di novità. Il mio è sciolto. Basta. Anche il mio! Basta. Che schifo! Perdiamo tempo. È ricca di novità perché questo sarà un video che parlerà delle auto più attese, le nuove auto più attese in questo 2020. Prima però di andarle a scoprire vi ricordo di iscrivervi al nostro canale. E che altro? Cos'altro? Attivare la campanellina per le notifiche, seguirci se volete anche sul nostro social Facebook E anche Instagram per tutti i contenuti annessi e connessi che pubblichiamo. Perfetto. Qui ci sono dei cilindretti di carta. Quindi sarebbero i nostri regali. I vostri regali, i regali del mercato automobilistico di questo 2020. Ok. Basta chiacchiere, vuoi iniziare tu? Dai, prendo questo. Allora, in primis che ho letto, vi dico... Ah, aspetta, piccolo disclaimer. Le foto che vedrete su questo video non sono tutte foto ufficiali, anzi poche di queste foto, la maggior parte sono rendering, che siano fan made o che siano fatte dalle riviste, insomma, non sono foto ufficiali, alcune sì però. Andiamo a vedere. Allora, dicevo, questo sarà un po' il mio anno perché per fortuna quest'anno, dato che io sono appassionato delle auto elettriche, ci sono un sacco di auto elettriche. Ford promette solo tipo 14 modelli. Però non ti sorprendere perché, cioè, sarei sorpreso perché in questa Ce ne sono tra poche. virgolette, classifica ci sono tante auto sportive. Quindi poche elettriche. Va bene. Oh. Io ho preso ve la faccio vedere. Non so se si vede. La luce è forte, va bene, dai. La DS9. Allora, la DS9 a parte che è vecchissima, È un progetto è un uscito. progetto tipo nel 2010 che è uscito e dovrebbe essere la versione berlina, diciamo, della 508, però lato DS. Ammirabile, Tra l'altro, sì. se vedete sicuramente la foto, è identica alla DS7 sul Esattamente. davanti e sul di dietro. Vediamo qualche informazione, dice dedicata al mercato cinese. Sì. Perché è stata Chissà se la vedrò io in Cina. perché tu potrebbe partire per Sì, qualche mese in Cina per studiare. potrei vederla. Berlina Passo Lungo, piattaforma Peugeot 508, sì, quindi possibile lancio di nuove berline Alfa o Lancia. Perché PSA e FCA adesso sono state unite. Sì, Chissà, può essere. verrà rilanciato il marchio Lancia con una nuova ammiraglia su questa berlina, su questa base a passo lungo? Speriamo. Speriamo. A te l'onore. La seconda. Posso scegliere io Sì. liberamente. Sono 15 vetture che verranno presentate quest'anno, quindi ne sceglieremo più o meno 5 a testa. Sperando di ricordarci l'ordine. Quindi ragazzi, che dire, Volkswagen Golf 8 GTR, qualche informazione più sportiva e con mild hybrid, 2250 cavalli, almeno non ci sarà Super Bollo, quindi una cosa positiva per chi Certo. si avvicinerà. La GT TCR da 290 cavalli, mi aspetto una livrea fighissima perché le TCR o le VRC di casa Volkswagen sono spettacolari. GT Club Sport da 310, finalmente il ritorno della JTD che non si vedeva da un bel po' da quando c'è stato l'ultimo modello che è stata rimossa, quindi il classico 2000 di casa Volkswagen Diesel da ben 190 cavalli che su un segmento del genere non molto pesante tira un bel po', e la R2000 TSI da 330 cavalli, siamo ai livelli delle... Oddio, però secondo me forse è un po' troppo poco. Beh, se la paragoni al fatto che dovrebbe andare a scontrarsi con Mercedes classe A 35 MG, Sì. Audi S3, Oddio, S3 sì. La A35 ha 306 cavalli. quindi- No, facevo riferimento alla 45 No, o all'RS3. non siamo sullo Beh, stesso. sì, forse. e poi come sempre, insomma, trazione 4Motion, cambio di SG 7 rapporti iperveloce, sarà una bella bomba. Speriamo che piaccia un po' di più di come sia stata all'inizio, Sì. l'estetica soprattutto del muso un po' particolare che ha fatto storcere La solita Volkswagen in realtà. Sarà sicuramente cattivella. Vediamo la terza. Vabbè ragazzi, sembra veramente fatto apposta. Ma perché non lo queste è. sono estrazioni pure, ma non lo è. La 992 Secondo me lui GT3. aveva messo un... No, te lo Lui giuro. sapeva. La nuova Porsche 911 GT3, un'auto che attenevano un sacco con questo design che è stato visto nelle foto spia, con questo alettone abbastanza controverso. Falla vedere anche Devo questa ammetterlo, qui immagine, ci saranno perché- tutti i B-roll sopra, perché ovviamente. merita.
con un motore boxer, un flat six classico della 911 da 550 cavalli. Per fortuna le voci che dicevano che sarebbe stata turbo sono state smentite, resterà con motore aspirato. Bello. Cambio PDK 7 marce oppure il manuale a 6 marce, che sarà un sogno. E uscirà anche, come per la 991.2, la versione Touring, che sarebbe la GT3 senza alettone. Un bel mostro che non vediamo l'ora di vedere. A me personalmente questa filosofia Porsche, lo sai, non mi fa impazzire, più che altro perché hanno detto che la 991 sarà l'ultima aspirata. E invece ma il GT3 è una roba a parte. Sarà l'ultima aspirata, bugia. Quindi sarà solo GT3 marketing. Il GT3 solo è una macchina a parte, non lo puoi Non lo so, considerare. non lo so. Vabbè. Allora, Prego. la Seat Leon. Beh. Presentazione il 28 gennaio 2020, quindi forse qualche giorno. Sì, tra l'altro. Quindi tra l'altro se vi capita sotto metteremo sicuramente il link perché ne parleremo Iscrivetevi in futuro. e riceverete anche le notifiche. Vabbè, la piattaforma del MQB chiaramente Golf 8 e Audi A3, infatti è stata presentata La la Golf stessa 8, cosa. mo Audi e La sicuramente stessa anche cosa. Seat. Quindi sapete cosa stavo pensando l'altro giorno? Cosa? Se Audi o Seat o Skoda faranno l'ID3, cioè la versione ID3 della Vedremo. Va bene, dicevo estetica simile alla Tarraco, quindi molto cattiva da Seat come solito di Seat. Marchio Cupra correrà nel World TCR. Insomma, bello Non interessante. male. Prego. Posso? Vai. Sembrano i bigliettini della fortuna che ti danno in Zan, ristorante. zan, zan. Questa sicura è un'elettrica. Vediamo. No, è un'altra cosa che mi piace, Audi A3, Ginevra 2020, approfittiamo per ricordare a tutti quanti voi che a questo Ginevra 2020, 1 e Speriamo 2, di esserci. Speriamo che non succeda nulla nel nostro tragitto, viste le catastrofi Calma, che succedono con nel calma. mondo. Quindi leggiamo un po' di info, design frontale molto simile a quello della 1, vabbè, il classico discorso del family feeling Certo, di ogni gruppo, certo. l'1.8 un po' più inclinato, quindi tenderà a essere ancora un po' più sportiva Sì. rispetto a come lo è già, motori benzine, diesel e soprattutto mild hybrid, plug-in, quindi Beh, quelli che piacciono al nostro Bart, che andranno poi ad affiancare i classici motori di S3 ed RS3, che dovrebbe essere sulla carta probabilmente più veloce dell'A45S. Ma è sempre così, c'è sempre questo. Che al momento tutti dicono essere la più veloce di quel segmento lì. La piattaforma sarà l'MQB e sarà quella appunto condivisa con Golf 8 e Seat Leon. Come Quindi abbiamo detto. probabilmente come le altre di cui poco fa abbiamo detto, sarà anche questa molto valida. Neanche a farlo apposta le abbiamo svelate una dopo l'altra. Oh, questa per Bart perché la Tesla Model Y, la Model Y. Tra l'altro è stata già presentata. Sì, ma queste sono le auto che potremo anche vedere nei saloni perché Elon Partiranno Musk le vendite. l'ha presentata, ma in realtà non l'abbiamo neanche vista dal vivo, No. voglio dire. Presumibilmente potremo vederla nell'autunno di quest'anno, nel 2020. Che auto è, se non siete rimasti aggiornati con le auto di Tesla? È un SUV medio dello stesso segmento, quindi più che altro a livello di dimensioni, con lo stesso design e con lo stesso pianale della piccola berlina Model 3. Sarà un'auto quindi piuttosto compatta che avrà 7 posti con un prezzo di partenza di circa 35.000 euro. Le autonomie del suo pacco batteria la porteranno a 370 in partenza fino a 480 km di percorrenza. Quindi devo dire, non male. Non male. Un SUV tra virgolette low cost per essere Mi sarei un'elettrica. aspettato un pochino di più da Tesla, sinceramente. Essendo arrivati al 2020, forse l'ennesimo sì, modello questo che produce Tesla ormai Questo sì. top brand in questa categoria, un centinaio di chilometri in più non sarebbero sa? stati male. Allora, vediamo. Mercedes GLA. Carina. Qua devo dire diverse cose. Vai. Allora, cresce in dimensioni, è un nuovo family feeling Mercedes, quindi quello solito nuovo. MPUX, intelligenza artificiale, i motori sono 1.300 benzina a 163 cavalli e GLA 35 MG il 2000 da 306 cavalli. Parlo della mia opinione. Allora, della vecchia generazione di Mercedes, classe A mi piaceva parecchio, GLC tantissimo, classe C e così via. GLA 0, l'ho anche provata a livello di, diciamo, prestazioni, è una Mercedes ed è ottima a livello di qualità, però a livello di estetica non mi piaceva molto. Non lo so, non mi piaceva, era un po' diciamo anonima. Mentre questa qui è bella, è molto bella, è molto particolare, è un misto, cioè è un misto tra una classe A, la CLA mi piace, Insomma, mi piace tanto. Vari stili di design, Sì, non sì. sappiamo ancora, penso che la Mi piace vedremo a molto. Ginevra, non Speriamo, lo so. sì, mi piace molto. È stata presentata qualche settimana fa in una presentazione solo digitale, trovate il nostro video a riguardo qui in alto nelle schede, godetevelo.
Spacchetto, l'ennesimo mio regalo. Attenzione, una macchina molto particolare, nuova Citroen C4. Auto quindi che immagino, suppongo, andrà un attimo ad affiancarsi alla Cactus. No, come dimensioni. no. A livello di dimensioni sì, ma la Cactus Infatti uscirà leggo, proprio. attenzione, sostituisce C4 Cactus e C Elise. Interessante, la vedremo a Parigi 2020, che non a caso, se non ricordo male, è il salone che si alterna con Francoforte, giusto? Sì. Oltre a benzina e diesel sarà anche 100% elettrica, infatti dall'immagine che vi metterà anche Carlo, non so se si nota, attaccata alla colonnina. E niente, la piattaforma quindi sarà la stessa di DS3 208, quindi piattaforma modulare, insomma, personalmente se l'estetica dovesse essere questa, ripetiamo, non è quella definitiva, probabilmente non sarà così, sarà abbastanza piacevole. Sì, la vedremo. Oh, beh, questo è un brand che mi questa è piace una gran molto. bella auto. Sì. Ginevra, l'anno scorso abbiamo visto la Polestar 2 E anche la 1. e anche la One, la grossa coupé ibrida di Polestar, che è il marchio derivato da Volvo. Verrà presentata entro fine anno, entro fine 2020, la Polestar 3, che sarebbe il SUV, un SUV elettrico di categoria premium con presumibilmente 2 o 4 motori elettrici, quindi se ce ne saranno 4 ce ne saranno 2 per ogni asse probabilmente, chi lo sa, con un prezzo simile a quello della berlina Polestar 2, quindi sarà più economica della coupé di lusso di Polestar e sarà una rivale della Tesla Model X, quindi gli svedesi vanno un po' a dar battaglia a Beh, Elon 4 Musk. motori elettrici saranno integrati quindi poi nella Penso su ruota. ogni ruota, sì. A Vedremo. quel punto. Vedremo. Penso di sì. Allora, vediamo un po'. Land Rover Road Rover. Un'auto di cui io non avevo mai sentito Neanche parlare. io. infatti, Un lo incontro vedo tra io. una Jaguar XF e una Land Rover Velar. Un ibrido di una sorta di Audi A6 on-road britannica. Sì. Controllato in alluminio e trazione elettrica della Jaguar I-Pace. Cioè praticamente una appunto Jaguar XF shooting brake. Più o meno, però con l'estetica di una Velar, con tutta l'eleganza e il lusso di una Land Rover. Tra l'altro Road Rover è un nome che è stato registrato da Land Rover tantissimi anni fa, adesso l'hanno ripreso sperando che sia così. Personalmente per È quanto bella, sia- però. Anche questo è un render però, occhio. Sì, ok, però alla fine il senso qual è? Il senso è di dar battaglia all'Audi A6 on-road e alla Volvo V90 Cross. C'è da dire però una cosa, per quanto appassionato del brand Land Rover e Range Rover, oggettivamente stanno iniziando ad avere un po' troppi modelli nello stesso segmento, nelle stesse dimensioni. Sì. Essendo ormai Jaguar e Land Rover, Range Rover la stessa cosa, si sta un po' esagerando forse. Vedremo. Sì, potrei darti ragione. Prego. Spero di essere più rapido nello spacchettamento di questo mio regalo. No, mi si è rotto lo scotch, lo recupero subito. Io spero non sia un'auto elettrica, perché quella che volevo lasciare al mio compare Bart. Un brand a cui mi sto riappassionando, attenzione perché io sono nato VAG, Alfa Romeo Alfa Romeo. Tonale, fine 2020, tra l'altro ricordatemi ve la vedeste in Sì, presentazione a ma è Ginevra. totalmente diversa. Sì. Ovviamente quella lì sarà tutt'altra storia. Produzione a Pomigliano, finalmente si ritorna in un grande stabilimento nel sud Italia, ricordiamolo, dai, più piccolo di Stelvio, quindi probabilmente sarà anche più economica a questo punto. Sì, saranno un sicuramente. po' più vendute, comunque di Stelvio se ne vedono un bel po', anche se alcuni amici mi hanno detto che si stanno ultimamente vendendo di più semplicemente perché stanno facendo formule leasing molto convenienti. Chi lo sa? Vedremo. Plug-in hybrid a 340 cavalli con 2000 turbo benzina a 280 cavalli ed elettrico da 60 cavalli. Non male. Non male veramente. Non male, No. quindi costi tutto sommato di gestione relativamente bassi, però con 340 cavalli di potenza. Secondo me all'acquisto sarà un po' più costosa. Secondo me più economica della Stelvio, vedremo, essendo comunque una delle primissime. Forse questa motorizzazione sicuramente no, però penso no. d'attacco probabilmente Però sarà- voci dicono che la tonale sarà un'auto. Calcola che comunque la Stelvio e la Giulia hanno comunque una piattaforma a parte, nuova. Sì. Quindi questa qua forse riutilizzano la Questa qui la piattaforma. della DS3. Sì, la piattaforma di questa sarà la piattaforma di Della DS3 DS3, Crossback sì. 208 e Ah, quant'altro. probabilmente dei costi un po' più bassi di Sì, Stelvio. sicuramente. Vedremo. Fatta eccezione per qualche modello più particolare, io sono molto curioso. Speriamo che sia bella, non come quella che abbiamo visto In per foto. tempo fa in foto, sì, speriamo. Questa è bella. La nuova BMW M3. Bella. Censuriamo questa bella parolaccia che hai detto. Questo render purtroppo Bello. sarà un po' lontano perché quella in produzione avrà l'enorme griglia BMW come È vero? tutti gli ultimi modelli, sì.
purtroppo sì, quindi non piacerà a tutti, sarà Doppio sicuramente rene, bello ricco di calcoli. esattamente, sarà un cancello di una villa. Monterà un motore 6 cilindri in linea, 3000 da 480 cavalli e 600 Nm di coppia massima per la versione M3. Ci sarà la M3 Competition da 510 cavalli come la gira quadrifoglio e da 610 Nm di coppia, ma ci saranno anche delle versioni molto interessanti, ossia la M3 CS da 530 cavalli, la CSL da 550 e ci sarà, qui non c'è scritto, presumibilmente una versione Pure, ossia una versione col cambio manuale, trazione posteriore, meno potente ovviamente per raggiungere queste caratteristiche, ma quella sarà una versione al bacio. Va Prego, bene, Marco. allora. Oh, elettrica. Forse sarà 500, non lo so. Fiat 500 è elettrica. Fiat 500 è elettrica. Allora, in realtà esiste già la 500 elettrica. Esisteva. Totalmente elettrica. Sì, però però nel veniva- mercato italiano. Solo mercato USA. Che poi veniva importato, vabbè. 200 km di autonomia, buoni per essere un'auto da città. Sì, buoni. Sì. 30.000 euro. Vabbè. Ci sta, diciamo. Look simile al 500, quindi come potete vedere in foto è molto simile. Oddio, forse secondo voi sarà un restyling della 500? Fammi vedere Non un lo po' so, questo. vedremo, no, anche questo è un rendering, non puoi fidarti. Non Ma puoi fidarti. non lo so, secondo me sarà molto simile. Però un grosso Sia cambiamento. l'intento di voler lanciare una nuova linea della 500 presentata poi sul modello elettrico. No, perché sarà solo elettrica. Come Smart ha fatto il grande passo di passare a Quindi modelli ci sarà solo qui la 500. zero. La piccola sarà molto difficile. la piccola Per un motore italiano termica. medio non vedere più la 500, non poter andare più a comprare la 500 diesel o doppia alimentazione, perché diciamocelo, l'italiano se acquisti una Beh, 500 sì. ci sono un sacco di immatricolazioni ancora in alimentazione Vedremo, diesel, vedremo. benzina, duplice. Vabbè, comunque diciamo che l'unica smart appunto, cioè l'unica auto appunto elettrica in città, che secondo me è fruibile solo in città, 100% elettrica, è la smart. Questa potrebbe essere un'alternativa. Però alternativa anche però con la Citroen C0, la Renault Zoe. Sì, ma- no, la Zoe è già meno. No, forse la Zoe richiama un po' di più, ma la C0 no. No. C0 no, Un po' più indietro, va bene. La smart forse è ancora meglio perché è più piccola. Sì, quindi. Spacchetto, Ci avviciniamo avevo già alla fine. spacchettato. Volkswagen ID4, quindi l'aggiunta, ci affianchiamo con un altro modello a questa nuova linea ID. SUV elettrico simile al concept di ID Cross. ID Cross Era un qual concept era? visto qualche L'abbiamo tempo visto fa, noi, sì. Franco Io non lo Forte. ricordo. Versione normale e coupé, questa è una cosa abbastanza interessante. Bisognerà poi capire la coupé quanto differirà dalla versione normale. Sarà tipo secondo me Cayenne Coupé, come Se si sarà chiama? così non mi piacerà. GLC e GLC Coupé di Mercedes. Batteria da Siamo lì. 83 kW che a Non è detta male, mia, non è Bart, male. puoi darmi conferma, non sono pochi per una versione di questo tipo. Motore anteriore da 100 cavalli e posteriore da 200. In che senso? Quindi ci sarà una ripartizione 300 cavalli totali. Sì. Quindi asse anteriore, asse posteriore, una 4x4 a tutti gli effetti. Sì. Non male, non male. Questa immagine invece, Carlo, Questa è dovrebbe da- essere un'immagine ufficiale, tutta Ufficiale, camuffata, tutta ovviamente tutta camuffata. digitale. Vedremo. Io rimetto a posto. abbastanza piacevole come Sì. linea, dai. Sembra passato in un attimo questo video, per quanto sia abbastanza lungo. Siamo arrivati alla 15ª auto che verrà presentata, che comunque verrà lanciata nel 2020. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, la Jaguar F-Type. Bella. Come Questa è detto, veramente- sarà un anno ricco A di me auto piace, sportive. a me piace. Il 2019, ricapitolando un attimo, ha visto auto tipo la Ferrari Roma Sì. o la Porsche 812, Taycan, l'812 GTS, insomma, auto piuttosto interessanti. F8 tributo, SF Però ci saranno delle auto sportive anche nel 2020, stando a questa nostra personale non classifica ma comunque disamina, ce ne saranno anche di più. La Jaguar F-Type è una nuova, se vogliamo un restyling di metà carriera si potrebbe definire, o comunque una rivisitazione Mi di questa piace. coupé molto Jaguar è bella. stata sempre capace. Sì, nelle molti linee dicono no, non mi sportive. piace, sembra Sono un delle- R8, è vero. Sembra un R8 Davanti un po', però mi piace. Con questo mi piace. frontale che riprende il family feeling della Jaguar XE e della Jaguar F-Pace, quindi rispettivamente la berlina e il SUV di Jaguar. I motori, parliamo di numeri, ricapitolano un po' il video focus, lo trovate qui in alto nelle schede. I motori saranno un 4 cilindri 2000 da 200 cavalli e 400 Nm di coppia, quindi la versione entry level, e motore V8. Il V6 verrà commercializzato mi sa solamente negli Stati Uniti, un V8 da 450 o 575 cavalli, un motorone pazzesco con delle performance da brivido come uno 0-100 in 3,7 secondi e 300 km/h, quindi una bella sportivona
che arriva a 300 km/h di velocità massima. Carlo, Rifacciamo prego. un bel canestro. E con questo Ti è caduta la calza. Concludiamo il nostro video. Andiamo a mangiare i nostri cioccolatini per la Befana. Sciolti. Ora vogliamo sapere qui sotto nei commenti da voi quali sono le auto che attendete di più da questo nuovo anno. E se ne abbiamo 500 elettrica. vedremo. E se ne abbiamo Seat saltate Leon. alcune, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuno dei nostri contenuti sulle novità di quest'anno e seguiteci anche su Facebook e Instagram.